Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere delle cose che piacciono molto anche a me. Parliamo di JBL e naturalmente Macintosh, ok? Sapete che io sono innamorato di queste marche qua e parliamo delle Control Monitor 4312A, diffusori veramente interessanti. Allora, oggi abbiamo una bella coppia di JBL 4312A, è la serie professionale delle 43. Esistono tanti tipi similari a queste, le 4311 che sono veramente molto simili, sempre con il woofer da 30 cm, proprio classico JBL con un bel magnetone grosso dietro, così grosso così, l'Aqua Plus si chiama, no? Un bel medio e il tweeter. Il modello 4311 differenzia da questo per il tweeter. Questo è un tweeter in diciamo con la cupola in alluminio, abbastanza frizzantino, abbastanza chiaretto, ecco, mentre la 4311 monta un tweeter classico con la cupolina in diciamo in carta, ecco, un pochino più delicato. La serie Professional si differenzia di solito dal colore nero, no? Ok? E in questo caso anche la scritta JBL di fianco, bellissima, però vabbè, a me piace. Le stiamo facendo andare con un bel amplificatore. Parliamo di Macintosh MA6009, ok? Questa è le ultime edizioni che hanno fatto del 6009 chiamato Gold e, come posso dire, firmato dal presidente della Macintosh sopra. Ne avevo fatto una cinquantina di esemplari, forse erano qualcuno di più, comunque erano partiti per farne 50, diciamo così. Ampli da 200 watt e i trasformatori d'uscita, entrata fono e soprattutto di molto interessante è l'equalizzatore. L'equalizzatore che sui modelli grossi della Macintosh c'è e serve, anche se i puristi arricceranno il naso, è una cosa che serve e va veramente molto bene. Rispetto agli ultimi modelli, tipo dopo è passato il 6002, poi dopo il 7009, insomma ai modelli più recenti, cambia la retroilluminazione dei Wurmeter. Questa è un pochino più bassa e tende leggermente di più al verde, no? Mentre quelli nuovi è proprio un brevetto particolare della Macintosh che fa sì che i Wurmeter sono molto più luminosi, però la macchina è molto interessante, suona veramente bene. Trasformatore di uscita, quindi suono caldo, suono bello importante, rotondo, macchina che consiglio assolutamente. Nel 2012 costava 7.500 euro, poi c'erano delle buone scontistiche. Ma torniamo ai nostri diffusori 4312A e B. Tengono una potenza da 10 a 300 watt, naturalmente come sempre dico la potenza, cioè uno ci può anche dare tanti watt ai diffusori, ma deve essere sicuro di avere un'amplificazione buona che non distorca, perché la distorsione ci fa bruciare tutto, non c'è niente da fare. Tanti clienti mi vengono a chiedere ma queste casse qua da quanto sono? 10, 50, 30, 200? Non c'entra niente, cioè noi con un'amplificazione da 20 watt e casse che reggono fino a 100 watt possiamo tranquillamente bruciarle, ok? Bruciare i tweeter perché gli arriva della corrente alternata invece che continua e va a fare il disastro, ok? Quando c'è distorsione, quindi ascoltiamo bene con le orecchie e cerchiamo di far andare i diffusori nella maniera corretta, perché un'amplificazione anche da 200 watt su una coppia di diffusori che ne reggono 100, se li usiamo bene, stiamo attenti a non saturarle con distorsione, vedrete che non c'è nessun problema. Ma torniamo ai nostri diffusori. Allora, woofer come dicevo 30 cm di diametro, medio da circa 11 cm e il tweeter come dicevo con la cupola in alluminio. Reflex anteriore, quindi molto comodo. Dimensioni del diffusore: 60 cm di altezza, 37 di larghezza e 29 di profondità. Okay? Ci sono anche le sue griglie, che se uno piace, eccole qua, diventano tutte nere, no? E
i due attenuatori, no, per i medio alti, che possiamo andare un po' a regolare. Per chi vanno bene questi diffusori, per chi ama il rock, no? Soprattutto il rock vanno benissimo, ma anche il pop, ok? E anche leggermente anche la classica, perché riescono a dare forte sensazione. Però è chiaro che se uno gli piace la musica molto sofisticata, questi non sono adatti. A me perché piacciono? Perché hanno della dinamica, sono colorati, forse anche sgrammaticati per così dire, ma a me gustano da matti, ok? Se pilotati bene, perché occhio, mangiano corrente. Andiamo a vedere la sensibilità, ci parla di 89 dB, no? Circa, sì, 89-90 dB, ma non ce li hanno, cioè qua serve corrente, ok? Serve energia. Questi qua costavano di listino 2.261.000 lire nel 95 e questi però rimangono in prezzo, hanno questo coso qua. Per esempio io questi qua li vendo a 1.250, più o meno in giro queste sono le quotazioni, potete trovarli messi un po' peggio a 1.000 euro, 900, messi un po' meglio, ma la versione prima, la 4311, che è sempre molto valida, attorno a quella cifra lì, dai 1.000 e 1.200, insomma, rimangono in prezzo. Voglio farmi un po' di pubblicità. Su www.audiocostruzioni.com trovate tutto quello che riguarda l'iFi, quindi amplificatori, diffusori, lettori CD e accessori. E per essere sempre aggiornati, qua in basso alla vostra destra c'è una casellina rossa, cliccate lì e vi iscrivete al mio canale e siete sempre aggiornati perfettamente. Io vi devo mettere su queste musichette qua perché me le tagliano, no? Però queste andrebbero bene con rock pesante, ok? Rock. Anche i Deep Purple, della roba così. Questa coppiata mi gusta da matti. Abbiamo finito anche oggi. Come sempre vi serve qualcosa di hi-fi, www.audiocostruzioni.com e siamo qua. Seguitemi. Ciao da Davide.